arrivati in Giappone, non c'era viale più bello, questo qua dei bambù che è il simbolo della vitalità, simbolo della forza, e adesso stiamo inoltrandoci verso il primo tempio per vedere un po' all'interno tutte le qualità di questi principi antichi della conoscenza dei principi della distribuzione tra dei templi che assomiglia molto a quello del Feng Shui che abbiamo stato in Cina. Qua si chiama in un altro modo in Giappone, ma sono delle filosofie che si collegano. Tutti questi principi noi li troviamo anche all'interno degli studi dell'architettura Feng Shui che facciamo all'interno dell'Accademia di Verona, e quindi vogliamo scoprire un po' tutte queste dinamiche anche all'interno di questi bellissimi antichi templi. Respiriamo un po' quest'aria stupenda in questo giardino magnifico con dei bambù che sono vitali ed enormi. Stiamo camminando dentro la foresta dei bambù, sentite proprio questa energia vitale, questo chi che il bambù offre, che dà. Pensate che i germogli vengono usati proprio nell'alimentazione come verdure all'interno sia della cultura cinese che quella giapponese. Qua stiamo proprio sentendo anche questo elemento che è un elemento centrale in tutte le fabbricazioni anche edilizie, nei sostegni, viene usato in tutte le sue parti, è un elemento stupendo che è un po' simbolo, diciamo, della longevità anche all'interno dei giardini, della vitalità sia cinesi che giapponesi. È inebriante guardare e vedere come questi bambù sono una foresta unica, un unico elemento, un'unica energia. È un popolo in piedi che vive insieme in un'unica conglomerato proprio di energie, hanno una vitalità, hanno un dialogo anche, è una specie di anima unica che si collega, e camminando all'interno proprio si percepisce questo tipo di sensazione e si capisce anche perché il bambù proprio diventa un elemento centrale anche nel simbolo di queste antiche culture orientali. Ed ecco che siamo arrivati al tempio Ryoanji. Questo è il tempio più importante e più significativo del giardino Zen in Giappone. Appena si arriva c'è subito questo fascino di questo grande patio centrale appunto del giardino Zen, questo grande tempio con diversi padiglioni che ti magnetizza, proprio un aspetto forte che arriva sul corpo. Dopo un po' che si sta lì però si leggono diverse geometrie, architetture per l'occhio che sa guardare. Per esempio si nota che ci sono 15 pietre ben allocate che però non si notano normalmente tutte quante, perché sempre una pietra si nasconde dalle altre, quindi da ogni posizione che noi ci mettiamo avremo sempre una pietra nascosta. Questo è un po' per rappresentare l'aspetto in manifesto della realtà. La realtà ha una parte visibile e una parte invisibile. Oltre a questo notiamo anche 3 gruppi, diremo così, di pietre, uno di sinistra, uno di destra e uno centrale in fondo. Anche questi hanno una loro spiegazione, almeno andando nell'intuizione, andando in profondità. Partiamo dal fatto che si entrava da sinistra, quindi si notava la prima pietra, e si notava anche questo slancio di tutto quanto il giardino. Il giardino è rialzato andando in fondo, questa è una tecnica molto geniale per fare in modo che ci sia più profondità di campo, quindi viene rialzato tendenzialmente. Quello che si nota anche stando al centro è questo patio centrale con questa ghiaia che non ha onde, come notate, quindi una ghiaia abbastanza tirata per dare il senso di uno spazio. Partiamo dalla parte di sinistra e vediamo questo gruppo di pietre molto compatto, preciso. Questo rappresenta un po' l'aspetto l'io personale, quindi la conformazione della ricerca dell'iniziato che inizialmente persegue, diremo, un passaggio di se stesso. Piano piano che questo lavoro di se stesso aumenta, l'io si espande, diciamo così, e quindi si perde, potremmo dire, no? nella sua espansione. Ecco che troviamo questo gruppo di pietre a 3 che rappresentano un po' l'espansione dell'io, quindi un lavoro sempre per il lignaggio buddista, un lavoro sulla percezione espansa. Come si aumenta ancora di più il tema dell'espansione e quindi si sviluppa una ricerca spirituale che aumenta sempre di più, si arriva a un certo punto dall'altra sponda, diremo in fondo. Questa sponda rappresenta un po' l'altra riva, ancora una volta la riva degli immortali. In questa pietra troviamo poi le scritte, diciamo, degli autori di questo giardino, quindi è significativo che questa pietra è il cuore della questione più importante, anche come definisce un po' tutto quanto il giardino e il suo arrivo. Ma quello che rimane, dopo un po' che si sta qui, rimane proprio all'interno della percezione, è il fatto che si percepisce il patio centrale, cioè è il patio centrale quello che
vince, diciamo, all'interno dell'architettura di questa forma. È il patio centrale che è conformato, diciamo così, nell'architettura di questi tre elementi, è un patio vuoto, quindi ancora una volta rientriamo in questo grande vuoto che piano piano entra dentro la persona che rimane lì a osservare e a meditare. In cui il primo sutra dice che questo stesso corpo è il vuoto e il vuoto stesso è questo corpo. Questo corpo non è altro che il vuoto e il vuoto non è altro che questo corpo. Lo stesso vale per le sensazioni, le percezioni, le formazioni mentali e la coscienza. Questo sutra del cuore che poi continua si traduce in questa essenza in fondo, cioè che tutte le forme si traducono in un aspetto non manifesto, non visibile, che porta alla non forma, che porta al vuoto. Notiamo anche il confine che è stato nutrito da dei muschi che hanno dato questi effetti evanescenti come un fondo di un paesaggio, e anche questo cornicione è anche molto alto, e l'architettura della geometria anche fatta con una certa numerologia, che è la parte più importante perché tiene il C e dà proprio tutto l'aspetto scenografico per portare l'attenzione ancora di più nel vuoto centrale e quindi nell'essenza profonda dello Zen. Poi andando dietro del tempio troviamo questa bellissima fontana. Questa fontana si chiama Tsukubai, è fatta da questo monaco zen che ha in sé 4 incisioni mistiche, diciamo così. Leggendo dall'alto, la prima parte è il termine io, poi troviamo a destra la seconda scritta che è solo, poi troviamo in basso soddisfatto, si può tradurre, o contento, e poi imparo. Tradotto diciamo in un'unica formula è io so ciò che è sufficiente per me, o anche io so di essere felice, quindi non ho bisogno di altro, o meglio ancora io imparo solo ad essere felice. Questa è l'essenza della tradizione Zen, cioè un continuo lignaggio di semplicità, un lignaggio di vuoto, un lignaggio di andare all'essenza della vita, delle azioni, per coinvolgersi con tutto, per espandersi in tutto e sentire che ogni nostra azione, ogni nostra istruzione è al fine di imparare la semplicità, ma anche di accontentarsi di ciò che c'è fino a raggiungere quella sensazione di vuoto e quindi di quel pieno che ti porta ad essere veramente felice. Ed eccoci arrivati al Tofukuji Temple. Questo è un altro bellissimo tempio, siamo sempre qui a Kyoto, è un giardino naturalistico, anche simbolico, troviamo i cosiddetti tratti naturalistici dell'acqua, della ghiaia, delle varie isole. Anche i giardini giapponesi, come quelli cinesi, sono orientati. Questo è un giardino, diciamo, sui 4 lati, abbiamo le 4, diciamo così, vibrazioni, stagioni, effetti. Questo è il giardino dell'est. Nel giardino dell'est ovviamente vediamo la nascita del sole, quindi la vibrazione di partenza enucleata con questi elementi che danno l'origine della vibrazione. Poi andiamo dall'altra parte invece al giardino del sud, dove c'è il patio centrale, lo diremo in cinese il Mintang. Ovviamente questa è l'area dove si osserva di più, la grande area centrale richiama sempre il senso del vuoto, però anche è esposto tutto a sud, quindi è la parte più importante padronale, dove anche si riflette il sole, quindi la illuminazione diventa molto intensa. Ecco, questo è l'unico giardino che continua in tutti e 4 i lati, diciamo, all'interno del tempio. È sempre un giardino zen, in chiave moderna, diciamo, come composizione, quindi non è tra i più antichi. La cosa che osserviamo, che è incredibilmente affascinante, è ancora una volta il sistema di movimento della ghiaia con questi rastrelli che loro usano, che è perfetta. Vedete i cerchi che non hanno sbavature, sono perfettamente concentrici, non ci sono imperfezioni nel movimento. Questo, colui che fa questo giardino entra in una fase meditativa prima di farlo, ed è la massima cura e l'attenzione di creare quella vibrazione che è data da un flusso del Qi continuo.
perché in chiave, diciamo, metafisica è la sensazione che dove fluisce il Chi, che continuamente si trova la pace. Nella resistenza, nel blocco, non si trova più la pace, ma si trova appunto la sofferenza. Quindi rimanda indirettamente questo concetto che continua a risalire di lasciare scorrere i blocchi nella vita, di riuscire a essere fluidi anche in tutto quello che succede. Ed è questa la chiave che ti arriva dentro come principio anche di vita. Questo è il giardino dell'Ovest. Ovviamente lo vediamo in una stagione diciamo non fiorita, poi verso l'autunno invece fiorisce e dà i colori sul rosso di queste parti di giardino. Diciamo che dalla geometria iniziale movimentata si va verso una squadratura, quindi un concetto più regolato, che denota un po' anche il tramontare di una situazione. Vedremo che questo concetto adesso si riprenderà, c'è anche un linguaggio che continua, lo troveremo a nord anche questo. Però ovviamente i rossi che vengono fuori, che si apprezzano nella stagione autunnale, danno senso ancora di più di questo tramonto perché segue un po' il ciclo del sole. E qui siamo al giardino del nord. Notiamo una cosa, questo siamo nella stagione primaverile adesso. Notiamo l'ombra della casa che crea quella dimensione di umidità per cui si vedono questa scacchiera, diciamo, come ben brillante. Nella parte del sole ovviamente tutta quanta diventa secca. Nel momento in cui troviamo la stagione delle piogge, tutto questo giardino si fa completamente verdeggiante. Questo è un po', ha giocato sempre con questi riquadri, no, di yin e yang, pieno e vuoto, questo è sempre il simbolismo. Richiama un po' la situazione che va verso il nero, verso l'oscurità. Vedete come anche tutti quanti questi elementi sono pieni, ma piano piano si diradano verso il vuoto, perché andiamo verso il nord e quindi la parte più lontana della luce, e la luce finisce, quindi come dire, da qua inizia la luce, inizia la partenza col gioco della nascita tra yin e yang e la sua composizione di vita. E qua siamo all'interno del Komyo-in Temple. Una cosa incredibile che si può anche vivere la sensazione di essere sdraiati o seduti su un tatami, che era la classica casa giapponese, no? Dove si viveva il soggiorno, si dormiva, si viveva, si mangiava. La cosa bellissima qua è anche la vista, la compenetrazione diretta proprio dal giardino, quindi si beveva il tè, si beveva questi spazi di meditazione e si guardava fuori nel giardino in tutte le varie fasi stagionali. Immaginate questo giardino che si colora di rosso, si colora di verdi, ha una cangianza e una varietà incredibile. In questo tempio c'è anche il concetto della la luna che emerge nella notte e che lascia queste nuvole, diciamo così, nella notte. Diciamo che il giardino in realtà è venuto a susseguirsi doppio questo tempio. I monaci chiesero, dopo che fu ricostruito questo tempio, perché bruciò, diciamo, chiesero se si poteva costruire un giardino, e costruirono questo giardino in riferimento, quindi è successivo alla parte del giardino. E però nasce questo concetto di creare una specie di giardino meditativo, e qui ci sono descritte che si legano al concetto della luna che sorge, diciamo, nella notte e che porta con sé queste nuvole, le nuvole e tutti i nostri, diciamo, aspetti illusori, che sarebbero le rocce. Quindi il simbolismo di queste rocce è anche l'effetto, diciamo, dei nostri pensieri che sono illusori all'interno di un mare di nuvole, che in qualche modo si espandono e che ti fanno comprendere quanto sei nella realtà o sei fuori dalla realtà. Per apprezzare il senso della luna, chiudendo questo elemento, apprezziamo, no, l'elemento della luna che si coinvolge e che nasce, vedete, in questo modo. Anche questa è la rappresentazione delle nuvole e la pietra. Questi sono i nostri pensieri che vanno sulle nuvole, quindi i nostri blocchi delle immaginazioni. Dopo un po' che si sta all'interno di questi spazi ti arriva qualcosa proprio dentro, cioè la sensazione di immergerti nella natura, di immergerti in questi cicli, in questi silenzi, un po' come il respiro che piano piano si fa più lungo. È come quando si sta in un bosco o dentro un ambiente naturale, che si vive proprio la sensazione di lasciare andare via i pensieri, perché la natura porta questo equilibrio, porta questo tipo di realtà. E qui questo rifacimento, diciamo così, della natura è qualcosa che piano piano ti entra dentro.
Immaginate cosa vuol dire anche meditare, stare in questi posti, continuamente avere un rapporto continuamente osmoteo con questo tipo di ambiente. Più si sta qua anche più si osserva una cosa singolare, cioè ogni pietra è studiata in un certo modo, c'è un'architettura di forza all'interno di queste pietre che seguono dei reticoli specifici. Per esempio, se guardate le punte, ogni punta converge verso una direzione e creano degli apici. Abbiamo intestata, diciamo, la parte centrale alta, che è come dire il cuore delle punte, che danno il senso della quinta, di questi verdi fatti tutti a nuvoletta, diciamo, no? Che crea questo scenario di quinta. E queste punte convergono e tutto intorno c'è un coro, vedete appena sotto le punte, un coro che guarda queste punte e dà uno spazio di riferimento di forza, come una specie di volume. Ovviamente, se andiamo a vedere adesso la parte di là, da lì nasce la cascata. Adesso fra un po' andiamo a vedere l'origine di questo, diciamo, coinvolgimento naturale, no? Perché esprime sempre la naturalezza. La cascata, l'acqua che scende e si coinvolge in questo laghetto. Però non è un laghetto semplice, non è solo un rifacimento naturale. A seconda di tutte queste vibrazioni convergenti si crea uno spazio reticolare che piano piano fa immergere, diciamo, la persona dentro a delle forze, e queste forze ti radicano. Tu quando guardi una pietra devi guardarla nella sua origine, nella sua forza. Il fatto che è così radicata dà senso di radicamento, quindi non è semplicemente appoggiate, sono scavazioni anche profonde per poterle mettere, e la sensazione è proprio questa immersione. E questo è il punto dell'origine dell'acqua. Vedete qua che c'è il pozzo dell'acqua, da qui parte, diciamo, simbolicamente l'energia che si espande e si può apprezzare il giardino nella sua espansione, tutto questo lago che si coinvolge. Ovviamente da qui è meno apprezzabile dalla parte frontale, cioè il gioco architettonico è tutto pensato nella vista del padiglione centrale. Da qui c'è un gioco di forze, ma non sono così interessanti a livello magnetico, perché tutte le traiettorie di queste punte lavorano in reticoli che sono apprezzabili da quella parte di lì. Però comunque ti fa sentire la volontà di richiamare sempre quello spazio naturale e quindi di ritornare a quei principi che noi in natura sentiamo, che sono l'equilibrio, la stabilità, no? Anche la gioia, no? La naturalezza, appunto il lasciare andare. La cosa bellissima è anche questa luce anche che si crea, no? per poter leggere, poter stare, perché questo patio centrale con questa ghiaia dà un senso di riflesso ma non fastidioso, quindi ti dà una penombra, una luce molto bella. Questo è uno studio sulla luce, ma anche la carta di riso che traspare la luce è anche pensata con questo tipo di effetti. Qua vediamo sempre un tema che parla della felicità nell'augurio anche di superare questi blocchi anche mentali, no? Al di là delle nuvole. E dopo che si è fatte le funzioni, il monaco si sedeva, e questa parte qua, vedete questa botola, perché si apriva e si metteva la brace per poter fare la cerimonia del tè, che è appunto una cerimonia sacra. E nella parte sopra c'è sempre un rimando di rimanere felice, no? Che è quando superi questi aspetti puoi trovare sempre la felicità interiore. E vedete come è collegati, ogni funzione rimanda a tenere sempre l'ottimalità di un concetto. Non c'è uno spazio che spreca. Pensate come noi viviamo ogni giorno e quante cose ci tolgono dal mantenere questa interiorità e entrare. Qua è tutta la funzione di movimento è sempre nel ricordarti di rimanere centrato in questo aspetto di superamento delle parti illusorie, no, mentali. Quindi riguardando il giardino adesso, osserviamolo con gli occhi di questa comprensione e concludiamo questo bellissimo anche viaggio in Giappone e vediamo, quindi auguro anche a tutti voi, a tutti quelli che percorrono i percorsi di ricerca, ma a tutti quelli che sono all'interno dell'accademia e che continuano a studiare, che il vero scopo di tutto questo qual è? Andare al di là delle nuvole dei nostri pensieri, che sono tutti questi blocchi, e andare oltre, avere una visione di insieme e raggiungere l'equilibrio che si traduce in questo piccolo esempio che è la terra, il quadrato, e il cerchio che è il cielo, la luna che si specchia, e quando si rispecchia e non c'è più increspatura si trova l'illuminazione.